C'è una voce che non urla, non è aggressiva, non alza mai i toni. È sottile, quasi tenera. Ti sussurra che forse non è il momento giusto, che forse non sei abbastanza, che tanto fallirai di nuovo, che è meglio non provarci, non rischiare, non esporsi. È una voce che conosci bene. A volte la senti prima di parlare con qualcuno importante. A volte arriva quando hai un'idea bella, ma appena ci pensi davvero, svanisce. Ti trattiene un passo prima, un secondo prima, un sogno prima. Quella voce non è un nemico, non del tutto. È una voce che crede di proteggerti. È la forma in cui il tuo passato cerca di impedirti di soffrire di nuovo. È l'autosabotaggio. Autosabotarsi non è solo fallire. È impedirsi di provare, è iniziare qualcosa con il freno a mano tirato, è dirsi che si vuole cambiare, ma non fare mai davvero quel primo passo, è ripetere «lo farò quando sarò pronto», pur sapendo che quella prontezza non arriverà mai da sola. Tante persone vivono così, paralizzate tra il desiderio di cambiare e la paura di cambiare, desiderose di amare, ma terrorizzate dal farsi vedere davvero, affamate di vita, ma aggrappate a una sopravvivenza silenziosa. La mente dice vai, il corpo dice aspetta, il cuore non sa più da che parte stare. Eppure non c'è nulla di sbagliato in te. L'autosabotaggio non è una malattia, è una protezione mal calibrata, è un meccanismo di sopravvivenza che ha imparato a difenderti, anche quando non c'è più nessun pericolo reale. È come continuare a vivere in allerta, anche dopo la tempesta. Brianna Wiest lo dice con una lucidità spiazzante. L'autosabotaggio non è altro che la paura che ci si possa ferire più di quanto si sia già stati feriti. Ed è vero, l'autosabotaggio nasce in quei momenti in cui hai imparato che essere te stesso non era abbastanza. Quando hai capito che se sbagliavi, venivi punito. Quando mostrarti vulnerabile ti ha lasciato scoperto. Così hai imparato a stare un passo indietro, a non desiderare troppo, a limitarti da solo prima che lo facessero gli altri. Ma poi cresci, cambi, evolvi e quelle stesse barriere che ti hanno tenuto al sicuro iniziano a diventare la tua gabbia. Ti trovi a rifiutare offerte belle perché ti sembrano troppo buone per essere vere, a interrompere relazioni che funzionano perché temi che prima o poi qualcosa andrà storto, a fallire per non dover affrontare cosa succederebbe se riuscissi davvero. Perché sì, lo diciamo poco, ma molti di noi hanno più paura di riuscire che di fallire, perché riuscire vorrebbe dire esporsi, vorrebbe dire prendersi responsabilità, lasciare andare vecchie identità, affrontare l'invidia, l'insicurezza, i giudizi. Fallire invece è noto, sicuro, paradossalmente confortevole. E così ci raccontiamo storie, che non è il momento, che siamo troppo stanchi, che le condizioni non sono ideali, ma la verità è un'altra. Dentro di noi c'è una parte che ancora non si sente degna, che ancora crede di non meritare quella luce, che non sa come esistere senza il buio. Eppure non sei più quella persona che doveva proteggersi da tutto. Non sei più nel tempo in cui essere invisibile era la sola salvezza. Adesso sei qui e puoi scegliere. Puoi guardare quella voce e dire «So perché ci sei, ma non sei più tu a guidare la mia vita». Il primo passo per spezzare il ciclo non è agire, è riconoscere, è guardare in faccia l'autosabotaggio e dire il suo nome. Solo così può iniziare il cambiamento. L'autosabotaggio è subdolo, non si presenta mai con il nome che ha, non dice «Eccomi, sono il sabotatore, sono qui per impedirti di riuscire». No, si presenta come una forma di prudenza, di realismo di protezione. Arriva con pensieri logici, che sembrano perfettamente giustificabili. Questo progetto è troppo grande per me. Forse è meglio aspettare. Non ho abbastanza esperienza. E lo fa in modo così sottile, così ragionevole, che lo ascoltiamo senza nemmeno metterlo in dubbio. Ma nel profondo sappiamo che ci stiamo trattenendo, che c'è qualcosa di noi che vorrebbe esplodere, gridare, uscire fuori. Sappiamo che stiamo costruendo gabbie con le nostre stesse mani, però non avremo mai la consapevolezza fino al momento in cui non ammetteremo che tutte sono forme di autosabotaggio. Ci sono molte forme di autosabotaggio. C'è chi sceglie relazioni che sa già che finiranno,
chi lascia sempre le cose a metà, chi inizia 1000 progetti ma non ne finisce nessuno, chi non si concede mai di riposare, chi si rifugia nel perfezionismo come alibi per non esporsi mai, chi si riempie di impegni per non dover guardare dentro. E in tutto questo spesso pensiamo che il problema siamo noi, che siamo rotti, pigri, indegni. Ma come dice Brianna Wiest, non sei pigro, non sei bloccato, stai solo sprecando energia a gestire il dolore che non vuoi affrontare, quella fenice che hai dentro di te e che pur in una situazione incerta, magari ridotta alle ceneri lei, vorrebbe prendere il volo, risorgere per farti capire chi sei veramente. E allora la domanda vera diventa: qual è quel dolore che sto evitando? Qual è la ferita che sto cercando di non sentire? Spesso è una ferita antica, invisibile, un amore mancato come può essere un'assenza che non ha mai avuto nome, oppure quella volta in cui ti sei mostrato e sei stato respinto, il giorno in cui volevi solo essere visto e nessuno ha guardato. E da quel momento una voce ha cominciato a dirti: non farlo più, non essere troppo, non mostrare quello che hai dentro, non illuderti. E così hai imparato a sabotarli, i tuoi sogni, a rovinarli prima che lo faccia la vita, a dire non me ne importa, proprio di ciò che ti importava di più. E non solo ti importava, ma ti importa ancora. E questo è il dolore, ma è anche il punto da cui puoi cominciare. In fondo, dice ancora Brianna, le cose che più desideri non sono impossibili, sono solo quelle che hai più paura di perdere. E allora inizi a combatterle, a tenerle lontane, perché se non le vivi, non le puoi perdere. Ma così non le vivi mai. L'autosabotaggio è la tua parte ferita che cerca di proteggerti da un dolore futuro, rievocando un dolore passato. Ma tu, oggi, sei diversa, sei diverso. Hai occhi nuovi, gambe che tremano ma camminano lo stesso, cuore che sa riconoscere ciò che vale. E la buona notizia è questa: l'autosabotaggio non è una condanna, è un linguaggio. È il modo in cui la tua anima ti sta dicendo: guarda lì, c'è qualcosa che aspetta di essere guarito. Non devi combattere quella voce, non devi zittirla, devi solo ascoltarla. E poi decidere da solo. Guardarla negli occhi e dirle: grazie per avermi protetto finora, ma adesso ci penso io. È lì che tutto cambia, quando smetti di essere tuo nemico, quando smetti di vivere contro di te e finalmente quando scegli di camminare con te, mano nella mano con la tua paura, ma verso la tua verità. E il primo passo non sarà perfetto, sarà incerto, forse goffo, chissà fragile, ma sarà reale. E non dimenticare mai che il reale è meglio di perfetto. Quando inizi ad ascoltare l'autosabotaggio, ti accorgi che non è lì per farti del male, è lì per chiederti attenzione, per farti rallentare, per dirti che dentro c'è una parte che ancora non si sente al sicuro. E allora il primo passo è proprio questo: accorgerti, siediti, chiudi gli occhi e chiediti: in quale area della mia vita sento che mi sto sabotando? E non avere paura, perché in realtà non serve analizzare, basta sentire. Dove c'è resistenza, paura, rinvio, lì c'è un segnale. Poi chiediti, con dolcezza: cosa sto cercando di proteggere davvero? Forse la paura non è quella di fallire, ma di farcela e sentirti solo. Forse non è la paura del giudizio, ma del cambiamento che verrebbe dopo. Forse è la paura che, una volta ottenuto ciò che desideri, non sapresti più chi sei. Brianna, con una bellissima frase, dice: il motivo per cui rimani bloccato non è perché non sai cosa fare, ma perché non ti senti ancora degno della vita che desideri. E questo cambia tutto, perché allora il lavoro non è solo esterno, ma bensì all'interno. È un ritorno a te. E allora prova questo. Scrivi una lettera a te stessa, o come se fossi la parte ferita che ti sta sabotando. Scrivi con sincerità, con compassione. Lascia che quella voce dica tutto ciò che teme. Quando hai finito, scrivi la risposta. Scrivi come scriveresti a un bambino che ami. Dille che oggi sei tu a occuparti di lei.
Questo semplice esercizio può sembrare piccolo, ma non lo è. È semplicemente prendere atto di te stesso, perché la verità è che nessuna guarigione è possibile senza prima essersi visti, riconoscersi. Un'altra cosa molto importante che puoi fare: ogni volta che ti accorgi che stai per autosabotarti, quando stai per rinunciare, per scappare, per spegnerti, fermati e respira. E cambia il gesto, anche se qualcosa di piccolo ma opposto. Stavi per ignorare quel messaggio. Scrivilo. Stavi per rimandare? Inizia anche solo per 2 minuti. Stavi per dire non importa? Ammetti che importa. Cambiare gesto è cambiare direzione. E ogni nuovo gesto è una dichiarazione d'amore verso la parte di te che vuole vivere. Infine siamo arrivati al dono più grande. La vera prova di amore nei tuoi confronti è che a volte forse lo troverai più difficile. Perdonarti. Perdonarti per ogni volta che ti sei trattenuto, per ogni occasione mancata, per ogni sabotaggio riuscito, per ogni non posso che hai detto, quando dentro sapevi che potevi. Pensa a questo. Perdonarti perché lo facevi per sopravvivere, ma soprattutto ora. Hai scelto di vivere. Come dice Brianna, quando smetti di vederti come un nemico da correggere e inizi a vederti come un essere che sta guarendo, tutto cambia. E tu stai guarendo, non perché sei rotto, ma perché hai deciso di ricordarti chi sei. E quel ricordo è la tua potenza, perché è il tuo ritorno a casa. Tu non sei i tuoi fallimenti, non sei i tuoi blocchi, come non sei le volte in cui ti sei fatto del male, pur di non sentirti in pericolo. Tu sei molto di più. Tu sei la consapevolezza che sta nascendo adesso. Tu sei la voce che dice, forse posso cambiare. Tu sei il battito che si rialza dopo l'interruzione. Tu sei la possibilità. Non avere paura del cambiamento, perché lui non arriva come un fulmine. Non è drammatico, né violento. Il vero cambiamento è lento, quasi invisibile. Arriva come un nuovo pensiero, un nuovo gesto, un nuovo silenzio, in cui non ti punisci. Il cambiamento è il giorno in cui smetti di distruggerti senza accorgertene e inizi a stare dalla tua parte. Lui sarà presente ogni volta che scegli di agire, anche se hai paura. Ogni volta che ti concedi una possibilità. Ogni volta che ti fermi e ti dici «È ok, stai facendo del tuo meglio, stai guarendo». Per questo voglio che ricordi questo sempre. Non sei debole, perché hai paura. Sei forte, perché nonostante la paura, scegli di andare avanti. Non sei sbagliato, perché hai sbagliato. Sei umano e stai imparando a vivere con più amore. Non sei in ritardo. Il tempo giusto è quello in cui scegli te stesso per la prima volta. E se ancora oggi ti stai autosabotando, non punirti. Guardati, respira, accarezzati con i tuoi occhi e promettiti che domani farai un passo. Perché questa volta la montagna sei tu, però per la prima volta. Non è lì per schiacciarti come probabilmente pensi tu. È lì per farti scoprire quanto sei capace di salire. Ma soprattutto per dirti che un ostacolo non è un muro, è semplicemente una soglia. Attraversala perché, dall'altra parte, troverai te.